Sotto questo lago azzurrissimo c'è una chiesa ottocentesca e il porticato in cui sto camminando adesso è stata realizzata nel 48 in sostituzione di quella appunto sommersa, perché si è formato questo bacino d'acqua artificiale dopo la costruzione della diga. Questo è il lago azzurrissimo di Sauris. Sono nella terra dei salumi, come dimostra anche questo leggerissimo panino con prosciutto di Sauris e formaggio di malga. Celebre il suo prosciutto che viene stagionato in alta quota, siamo a 1200 metri, uno dei comuni più alti delle Friuli, come mi è stato spiegato, in un prosciuttificio storico della seconda metà dell'Ottocento, appunto produce questi prodotti IGP. Qui praticamente abbiamo il deposito del legno, che è legno di faggio dei nostri boschi. E questo fumo, essendo poco diciamo, aggressivo a livello di contenuto di resina, lascia al prosciutto un gusto molto delicato. Quindi dal legno del bosco direttamente al prosciutto. Esatto. E come mai Sauris ha questa tradizione di prosciutti? Da dove deriva? Sauris è un'isola alloglotta tedesca e i nostri avi erano della prima valle dell'Austria. Si sono insediati in questa valle nel 1200 e hanno portato diciamo anche le loro tradizioni, quindi c'era anche la lavorazione del maiale. E che caratteristica ha il prosciutto di Sauris? La fumicatura che è una fumicatura molto leggera, e in più c'è la stagionatura fatta in quota a 1200 metri che caratterizza sicuramente col microclima che c'è. Sì, siamo il secondo prosciuttificio più alto d'Italia, perché il primo è in Val d'Aosta. Quindi bosco, aree alpine, insomma, che entrano nella coscia. Tutte le stanze dove ci sono le stagionature, non solo di prosciutti, ma anche dello speck, dei salami, facciamo i ricambi d'aria. È incredibile come ancora oggi quanto la natura ancora faccia parte anche di una produzione industriale, di fatto. Certo, sì, importantissimo. Sono cambiati un po' i tempi, però insomma qua, se non altro qua in montagna riusciamo ancora a mantenere queste peculiarità. Il fratello porta avanti un'altra peculiarità di Sauris, la tessitura, che ha una storia antica di autosostentamento che si intreccia con la natura, come avviene nelle comunità montane. Ha una lunga tradizione qui a Sauris, in particolare per il fatto che c'era un'economia di autosufficienza e quindi varie famiglie, c'era il telaio e si producevano le stoffe per i vestiti, per le camicie, per le lenzuola. Questo vestito che c'è sul manichino, quello dell'uomo, è uno delle ultime stoffe tessute qui a Sauris. È stato trovato un rotolo di questa stoffa ed è stato ricreato appunto questo vestito su modelli tradizionali. Ed erano state 4 ragazze a riportare in auge l'attività. Negli anni 80 però in realtà tradizionalmente la tessitura a Sauris era soprattutto ambito maschile. Il tessitore era uomo, perché il lavoro era abbastanza pesante e faticoso e quindi diciamo le donne si occupavano della parte più fino al filato, diciamo, e poi il filato passava al tessitore che produceva le stoffe. E tra l'altro è un mestiere che mette insieme agricoltura, anche allevamento, per arrivare poi alla tessitura, no? C'era tutto appunto in paese, le pecore per la lana e poi coltivavano la canapa e il lino per le fibre invece vegetali. Visto un po' l'isolamento geografico, cercavano in qualche modo di essere autosufficienti. Ci sono ancora le iniziali che praticamente quando andavano a lavarle nelle fontane pubbliche avevano le iniziali poi per riconoscere i propri capi. La vallata di Sauris è riuscita a conservare nel tempo una lingua tutta sua, perché ha una storia davvero particolare, fatta di migrazioni, così. I linguisti oggi sono tutti concordi nel dire che la comunità è stata fondata da un gruppo di famiglie
partite attorno alla metà del 1200 dalla zona di confine tra il Tirolo orientale e la Carinzia. Le famiglie di Sauris abitualmente qualche volta all'anno andavano nei paesi vicini, portavano i prodotti locali, soprattutto il burro, il formaggio, il prosciutto, che era anche allora molto apprezzato, in cambio di sale, frumento, mais, fagioli, frutta, e così questo ha consentito alla comunità di vivere qui per 750 anni, basandosi anche spesso e soprattutto sulle proprie forze, quindi sviluppando un alto livello di autosufficienza. La natura dettava l'economia del tempo, gli stessi spostamenti dovevano a che fare con la natura, con le alture, Certo, con i valichi. Fino a 50-60 anni fa la lingua principale a Sauris e quasi esclusiva era il saurano, questo dialetto tedesco arcaico, quindi in pratica il dialetto parlato dai primi abitanti, un tedesco del Medioevo che ha poi accolto prestiti dal friulano, dall'italiano, ma ha conservato molte caratteristiche del tedesco arcaico, quindi nella nostra lingua sono ancora presenti parole, forme, elementi grammaticali del tedesco della metà del 1200, e questo è affascinante ed è estremamente interessante per i linguisti. È un po' come, da quello che mi dice, come se la lingua fosse un museo, la lingua che viene parlata qua, però un museo vivo, perché è fatta da persone, non da statue di pietra ferme così. Per i linguisti il saurano è una fase quasi fossilizzata dell'evoluzione della lingua tedesca, no? Parlata da persone però in vita, esatto, è quello affascinante. Esatto. Come se noi andassimo in un piccolo paese fuori dall'Italia, dove ancora ci sono persone che si esprimono come ai tempi di Dante, non nell'italiano di Dante, ma in qualche dialetto che si parlava in Italia ai tempi di Dante. È un po' una macchina del tempo allora Sauris. Sicuramente. Dopo la buonissima birra di Sauris vado a trovare questo signore, vediamo se c'è in casa, perché la signora Lucia del centro etnografico mi ha suggerito di venire a parlare con questo signore che ancora parla la lingua tedesca arcaica, quindi proviamo a fare insieme questo tuffo nel Medioevo. Come si dice buongiorno in saurano? Guten Tag, buonanotte, gute Nacht. Che è molto diverso dal tedesco di oggi. Freitag halt, haltet insomma behold, che vuol dire se venerdì santo e freddo di riservare la semenza, di non piantare. Lassù non si vede la montagna, si chiama Morgenlight, la prima luce del giorno. Il Monte Bivara si chiama Westhof, il sasso del tramonto. Lei sa quindi il saurano, il francese, l'italiano. Il friulano. Di che anno è lei? Di che anno? 1938, io ho 82 anni. 82, complimenti. Qua non era mai miseria, però da giovane bisogna di girare il mondo un po'. Che mestiere ha fatto lei quindi? Io in Svizzera ho fatto tutti i lavori fuori che il ladro. Sì, nel reggimento sono venuto in Friuli, però ero sempre fuori distaccamento lavori, ho corso roccia, corso sci. Io dall'80 la prima casa in legno l'ho fatta motosega e scalpello. Ma è più bello viaggiare o stare a Sauris? Da giovani bisogna viaggiare, dopo dice il proverbio in friulano, là che si nasce un'erba pace, dove si nasce un'erba pace. Insomma bisogna tornare a casa poi. E adesso sto bene qua, mi sa che andare un pezzo a Tolmeso in macchina, che sto bene qua. Che cosa le piace di qua? E rispetto ad altri paesi si aiutavano tanto a Sauris, dove in altri paesi erano più guerre, più odi, più gelosie, invece qua si era più uniti. È ancora così anche oggi? Ma forse un po' meno oggi, ci si aiuta meno che una volta, perché oggi sono le macchine, oggi sono i soldi. Voglio invecchiare come il signor Costante di Sauris, vivere la sua vita
fatta di viaggi in gioventù e poi di ritorni alle origini, una comunità dove ci si è sempre dati una mano. Su questo ha voluto molto porre l'attenzione il signor Costante, che mi ha lasciato con un altro proverbio saurano, ovvero: chi conserva la pelle conserva un gran castello. Come a dire, insomma, curiamoci del corpo e della salute, perché per poter fare tutte queste meravigliose esperienze che ha potuto fare lui nella vita bisogna chiaramente avere cura di se stessi. Quindi curiamoci l'anima, e posti come questo sicuramente danno una grande mano.